La terapia ortodontica può causare o curare i disordini temporomandibolari? La terapia ortodontica è una cura odontoiatrica che serve, detto volgarmente, a raddrizzare i denti e migliorare l'occlusione dentale, cioè il modo in cui i denti vengono a contatto. Si esercitano delle forze sui denti spingendoli o tirandoli in modo da spostarli dalla loro posizione e portarli nella posizione corretta. Questo può essere fatto in modi diversi. Il metodo tradizionale consiste nell'utilizzare un filo di metallo attaccato ai denti con degli attacchi chiamati bracket. A questi possono essere agganciati anche degli elastici, delle molle, delle legature per spostare i denti nelle diverse direzioni. Un altro sistema consiste nell'utilizzare delle mascherine in plastica trasparente che si inseriscono sui denti ed esercitano una forza che serve a spingerli nella direzione desiderata. Se l'obiettivo di raddrizzare i denti e migliorare l'occlusione dentale non si può raggiungere solamente spostando i denti, ma bisogna intervenire anche sulle ossa mascellari, perché magari sono troppo grandi, troppo piccole, asimmetriche, si parla di ortognatodonzia. In questo secondo caso, durante la crescita, oltre a spostare i denti, si cerca di influenzare la crescita e lo sviluppo delle ossa mascellari con diversi dispositivi. Oppure nell'adulto si interviene chirurgicamente. Madonna benedetta di Manfredonia, figlio mio, siamo inguaiati sotto tutti i punti di vista. Ma no, nessun guaio. Comunque non parleremo in modo dettagliato della terapia ortodontica, perché non è l'obiettivo di questo video, ma volevo introdurre l'argomento perché tutti capissero di cosa stiamo parlando. L'argomento di cui invece parleremo è il ruolo dell'ortodonzia come possibile fattore di rischio o al contrario possibile terapia per i disordini temporomandibolari. Do per scontato che vi ricordiate cosa siano i disordini temporomandibolari, giusto? Sono le patologie delle articolazioni della mandibola e dei muscoli masticatori. Chi volesse saperne di più può dare un'occhiata ai video inclusi in questa playlist. Secondo me ormai lo sanno a memoria e non importa, faccio sempre un po' di pubblicità ai video precedenti. Il motivo principale per cui è stato ipotizzato che la terapia ortodontica possa causare o curare i disordini temporomandibolari è che modifica l'occlusione dentale. Infatti un tempo si pensava che la malocclusione dentale avesse un ruolo importante nel causare i disordini temporomandibolari e correggere questa malocclusione potesse curare la patologia. D'altro canto, una terapia ortodontica fatta male potrebbe provocare una malocclusione dentale e quindi causare disordini temporomandibolari. In realtà gli studi più recenti hanno molto ridimensionato il ruolo dell'occlusione dentale come possibile rischio per i disordini temporomandibolari. Abbiamo dedicato un intero video all'argomento che vi consiglio di guardare se volete approfondire questo tema. Di nuovo, sì, stiamo parlando proprio di questo. Vabbè, riassumo il concetto generale. In base ai dati che emergono dagli studi scientifici, le linee guida dell'American Academy of Orofacial Pain, cioè l'Accademia Americana del Dolore Orofacciale, precisano che non c'è un'evidenza scientifica che alterazioni dell'occlusione dentale siano causa di disordini temporomandibolari. Per questo motivo, terapie odontoiatriche irreversibili volte a correggere la malocclusione dentale non sono indicate in questi pazienti, se l'unico scopo è quello di curare i disordini temporomandibolari. Cioè adesso tu con queste poche parole vorresti farmi capire che in quest'ottica, dal punto di vista concettuale, anche il ruolo dell'ortodonzia viene certamente ridimensionato. Però la terapia ortodontica non è solo una correzione della malocclusione dentale, è anche una terapia lunga, durante la quale i contatti tra i denti cambiano da un giorno all'altro e anche la posizione della mandibola quando i denti sono in contatto cambia da un giorno all'altro. Inoltre, alcuni dispositivi che si utilizzano durante la cura esercitano delle forze sulla mandibola
e quindi sulle articolazioni della mandibola. Tutte queste componenti della terapia possono causare sofferenza alle articolazioni e ai muscoli masticatori e quindi causare disordini temporomandibolari? Molto pericoloso. Non esageriamo. Però per rispondere a questa domanda non possiamo far altro che vedere se sono stati pubblicati degli studi scientifici che hanno valutato l'incidenza di queste patologie paragonando pazienti che sono stati sottoposti a terapia ortodontica con pazienti che non sono stati sottoposti a questa terapia. In effetti sono stati pubblicati molti studi su questa materia. Per semplificare, possiamo fare riferimento alle review più recenti, cioè gli studi che esaminano tutti gli articoli pubblicati sull'argomento per cercare di trarre le conclusioni. Contrariamente a quello che succede solitamente con gli studi scientifici, dove si trova tutto il contrario di tutto, cioè studi a favore e studi contrari a una certa ipotesi, in questo caso la letteratura scientifica è molto uniforme. Sono state pubblicate diverse review che hanno esaminato anche diversi aspetti della terapia ortodontica. L'estrazione o meno dei premolari, l'uso di elastici cosiddetti di seconda classe che spingono la mandibola in avanti, il tipo di malocclusione che avevano i pazienti prima di iniziare la terapia, l'uso di dispositivi extraorali per esercitare le forze sui denti, il raggiungimento o meno di un'occlusione ideale alla fine della terapia, l'uso di bracket o di mascherine in plastica. Possiamo citare gli articoli di Felipe Fernández González, Ronaldo Antonio Leite, Daniele Manfredini, Ambra Michelotti, Sani Ivan Kandasamy, Abdallah Al-Dayel, Bhavna Shroff, per citare quelli degli ultimi 10 anni. Ma sei sicuro della pronuncia? E comunque ne hai escluso qualcuno. Sì, è vero, ma ho escluso gli articoli dove le conclusioni degli autori non corrispondevano con i dati degli studi che erano stati citati. Ma per quale motivo? Il motivo non lo so, ma non mi sono sembrati degli studi affidabili. Le conclusioni sono state che la terapia ortodontica sembra essere neutrale per l'insorgenza dei disordini temporomandibolari e non c'è alcuna evidenza scientifica che suggerisca che possa essere utilizzata per la cura o la prevenzione di queste patologie. E questo indipendentemente dalla tecnica usata, dalla malocclusione dentale iniziale, dal fatto che siano stati estratti dei denti e dai risultati ottenuti. Tuttavia, in alcuni casi è stato notato un aumento del serramento dentale nei pazienti che utilizzano le mascherine trasparenti, con conseguente aumento della tensione e del dolore muscolare e in alcuni casi del dolore articolare. Fortunatamente questi sintomi sono stati lievi e transitori. Si deve però considerare il fatto che alcuni sintomi dei disordini temporomandibolari, soprattutto i famosi click articolari, sono frequenti nella popolazione e quindi non è strano che possano comparire in coincidenza di una terapia ortodontica. Ma la coincidenza temporale non vuol dire affatto un rapporto di causa-effetto. E quindi niente. Detto questo, possiamo dare alcuni consigli agli ortodontisti su come gestire la comparsa di sintomi di disordini temporomandibolari durante la terapia ortodontica. Come prima cosa, è sempre opportuno valutare i pazienti per la presenza di segni e sintomi di disordini temporomandibolari prima di cominciare la cura e, se necessario, trattare il dolore prima dell'inizio della terapia. Un secondo punto importante consiste nell'informare i pazienti sulla possibile insorgenza di tali sintomi, soprattutto click o lievi dolori articolari o muscolari, perché sono comuni nella popolazione, però non sono correlati alla cura ortodontica. Un terzo punto riguarda le parafunzioni orali e il bruxismo. È importante controllare nei pazienti la presenza di parafunzioni orali, cioè masticare gomme o caramelle, mordicchiare penne o matite, mangiarsi le unghie, mordicchiarsi le labbra e la lingua, eccetera, e soprattutto del bruxismo, in particolare nella forma del serramento dentale, e il loro stato emotivo e psicologico, perché possono essere causa di dolori muscolari e articolari. Un quarto punto
riguarda la comparsa di sintomi durante la terapia. In questo caso è preferibile interrompere le forze che si esercitano sui denti, in alcuni casi può essere opportuno interrompere completamente la cura per gestire soprattutto il dolore. Si potrà poi riprendere la terapia pianificata una volta che il paziente è nuovamente senza sintomi o il dolore è tenuto sotto controllo. Quindi, ritornando alla domanda iniziale, la terapia ortodontica può causare o curare i disordini temporomandibolari? E sembrerebbe proprio di no. Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento. Per qualunque altra cosa potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Poi voglio darvi alcuni consigli su come affrontare il caldo che sta facendo in questi giorni. Ricordatevi di bere molta acqua, così per troppa, un po' meno. Di mangiare molta frutta e verdura fresche. Evitate di esporvi al sole nelle ore più calde della giornata e se non avete il condizionatore in casa andate a passeggiare nei centri commerciali che c'è sempre un bel fresco. Preferisce la pace o il condizionatore d'aria acceso? Vabbè, lasciamo perdere l'ultima. Ma cosa stai dicendo? Siamo ad ottobre, mancano 2 mesi a Natale e tu stai dando consigli per il caldo. Ah, siamo ad ottobre? Perché io ho girato il video a fine luglio e c'era caldo. Sì, ma adesso è troppo tardi, lascia perdere. Vabbè. Ciao a tutti, alla prossima!